Eccoci Monica e Rita. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, l'attuale situazione simbolica di Rita mi presenta. Lei allo specchio, ha come le braccia incrociate e stringe un pugnale sia nella mano destra che nella mano sinistra. In più, grazie allo specchio, può guardarsi alle spalle. Quindi lei si trova in questa situazione in cui sente come la necessità di doversi difendere da attacchi che possono provenire da tutti i fronti. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se una gocciolina di sudore le colasse giù dalla tempia e riesce a dire sì. Prima sessione, ridere. La numero 1919. Non me lo ricordavo. Questa è la seconda di Rita. Causa esoterica del 1919, 1919. Domanda a sorpresa. Qua, anche qua, cioè anche quest'anno è un numero 9, il 2025, ed è come se terminasse un ciclo, no? I numeri vanno da 0 a 9, poi dopo alla fine si ripetono accoppiandoli fra di loro, no? E effettivamente Rita è arrivata proprio alla conclusione di un ciclo che dura molti anni. Infatti va dall'1 al 9, no? 19, 19. Vi fa vedere tutto il ciclo che è stato della sua vita ed è a conclusione di questo suo ciclo perché ne può aprire uno nuovo. Cosa determina l'assegnazione del numero della sessione? Io ovviamente seguo l'onda, quindi a volte anticipo delle sessioni e le pubblico, a volte seguo l'ordine cronologico, a volte le intervallo con delle indagini. Quindi se uno volesse quel determinato numero, se io mi fossi detto 2 settimane prima, ma comunque Rita avrà il 1919, sicuramente non sarebbe stato così. È capitato. Allora, mi fa vedere come se mh, le persone che fanno una sessione fossero dei ciclisti. Li vedo tutti di schiena, sono ciascuno con la propria bicicletta, quindi sono tutte biciclette comunque diverse, anche i caschetti sono tutte diverse, le maglie sono diverse, ma ciascuno di loro poi dietro la schiena ha un numero. E quel numero lì è il numero che a loro serve per procedere in questa corsa. Molto interessante. Nome del progetto di Rita. Riscatto. Lei ha assaporato la terza dimensione in tanti ingredienti. mh. L'ha assaporata attraverso il sacrificio, attraverso il tradimento, attraverso l'incidente, la malattia, attraverso la dipendenza economica, attraverso la delusione. Ehm, Ora però sente che è arrivato il momento di dire basta a tutto questo, vuole un riscatto della sua vita, vuole davvero trasformarla. Nome dell'anima. Vento, proprio l'idea di questo movimento, di questa agitazione, di questa possibilità nell'aria. Oggi è pieno di vento. Nome del spirito. Sole, Vibrazione. 7 miliardi, Consapevolezza. 158, 158. mm? Anima. 41, Vite.
1819. Cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 48. 3D. Mi viene 66. Vivacità animica. 94. Esistono infinite Rita. Ce n'è anche una che non si è mai sposata e ha continuato la carriera. A quanto vibrerebbe se fosse lei oggi? Mi aggiunge un 13. 137. La vedi diversa da adesso? Allora, mi dà questa immagine in cui lei è con una salopette di jeans perché in qualche modo ha sintetizzato la sua arte da sarta con la pittura. Perché la vedo come se fosse in un atelier e sta facendo dei lavori in coppia, come se fossero dei quadri materici, dove lei cuce dei pezzi di tessuto sopra dei quadri, no? Quindi adesso questa è la visione. Ehm, e quindi c'è un artista pittore anche. Il sorriso però è quello di adesso, molto bello. Entità eteriche di Rita. Allora, c'è un T-Rex che ha la bocca spalancata, i denti aguzzi, vedi proprio i fili di saliva, gli occhi sono sbarrati gialli, con la pupilla stretta verticale e la vuole proprio impanicare, terrorizzare, buttarla lì in un angolo e non farla muovere e mortificarla. Poi, dunque, ah, eh, c'è Poseidone nel secondo universo e vedo che questo è anche legato un po' alla sua zona, alla zona in cui lei vive. Quindi dove il mare o si intreccia con storie massoniche e altro. mm. Mhm. E poi c'è un uomo del tempo che le sta legando i polsi dietro la schiena e fa di tutto per tenerla ferma lì, in quella linea temporale, anche esercitando una certa violenza su di lei. Traduco, Rita, tu ti stai trattenendo, desideri farti del male, fare violenza, no? Dell'uomo del tempo, per impedirti di andare in una certa direzione. Cioè, l'uomo del tempo non è brutto e cattivo, arriva da chissà dove, dal pianeta dei cattivoni, è una creazione tua, tutto tuo, che non ti fa capire che sei masochista o matta, ti fa capire che sei la creatrice. Noi ovviamente non riusciamo ad accettare che siamo noi a farci del male, Certo. quindi andiamo a creare delle entità esterne che sembrano quasi vivere, no? Di vita propria, Mhm. che di fatto ci raccontano quello che noi ci stiamo facendo. Poi, Sono queste che in effetti hanno tutte una funzione simile, che è quella di farla stare lì dov'è? Nell'infelicità. mentali. Mm. Anche l'entità mentale. Una è stai, punto esclamativo,
e la vuol far stare lì esattamente in quel luogo e in quella situazione, sia fisica che energetica. Livello 6. L'altra è perdente. Questa entità mentale le dice che tanto lei è da una vita che fa rinunce, che fa sacrifici e così continuerà ad essere la cosa. Livello? Sì. Anche questa a livello 5-6. Stavi dicendo? No, niente, basta, queste due. Impianti. In testa è come se lei, come impianto mentale, tenesse in equilibrio una padella. Questo perché lei fondamentalmente deve rimanere sottomessa, deve rimanere al servizio degli altri. Lei non deve vivere una vita propria, lei deve far vivere agli altri una vita migliore. Quindi si deve occupare delle esigenze degli altri, facendo la casalinga e boh, così, dedicandosi agli altri. Poi, boh, non so, in eterico le ovaie sono un po' strane, nel senso che è come se fossero un po' deformi, più grandi del normale e anche come se fossero con delle bolle. Se tutto quello che è la sua femminilità sia sempre stato imbruttito, umiliato, mortificato. E poi i piedi tra di loro legati con uno scotch, con tanti giri di scotch. Monica, presenze in casa. Ma allora, lei effettivamente quasi le avverte come se ci fosse, pur non vedendola, qualcosa. mm? Quasi se ne potesse avvertire una sostanza. Io quello che vedo non è la presenza di un disincarnato, ma specialmente dell'entità T-Rex, che mh, per chi percepisce le entità è simile che sentire un disincarnato. Cioè, queste entità che sono quelle un po' più ehm, diffuse, ok? Un po' tutti, no? Li conosciamo, anche i rettiliani e di conseguenza anche i rettili eterici, riescono in qualche modo a far sentire la loro presenza esattamente come i disincarnati e a fare cose simili a quelle che fanno i disincarnati. Ok, lei apre le ante della cucina, cadono i piatti. È il T-Rex. Esatto. Mi fa proprio vedere che, allora, in questa occasione vedo che ha allungato il braccino, però in un'altra occasione invece ha utilizzato la coda, un colpo di coda. È un tipo di energia che loro, in certe circostanze, possono utilizzare, specialmente se riescono a amplificarla, diciamo così, collegando la propria energia all'energia di altre persone. Diciamo così che, come ci ha mostrato Rita all'inizio, con questa immagine in cui lei cerca di difendersi un po' da tutti, no? Ci sono delle energie che vogliono tenerla lì imprigionata, e che provengono da persone vive. Approfittando di questa energia, il T-Rex si aggancia, ok? Quindi riesce a potenziare la propria energia diventando anche fisica, Mhm. perché ha proprio una sommatoria di energie.
Tanto è vero che proprio in concomitanza quasi, no, con l'arrivo della cognata, riesce ad avere ancora più energia perché la cognata nutre della malevolenza, no, nei confronti di Rita. E quindi questo T-Rex tinge anche da questa energia qui della cognata, riuscendo quindi a diventare proprio una manifestazione fisica, come quella del cadere degli oggetti. Si collega al marito, T-Rex. Anche? Sì, perché è come se fossero un triangolo, mi fa vedere. Quindi un vertice è rappresentato dal marito e gli altri due vertici dalla sorella del marito, appunto, e dalla loro mamma. E si crea proprio questo triangolo di energie comunque analoghe, perché tutti e tre vogliono in un certo senso eh, usare Rita. Mm? Quindi il T-Rex a sua volta tinge da questo triangolo energetico. Chiamiamoli nel cinema marito, sua sorella, la cognata di Rita, e la madre di lui. La madre fa un po' la lamentosa, dice: No, ma io non c'entro con queste cose, oh, ci mancherebbe, oh, lei è ancora fissata con delle cose vecchie. È proprio un po' a sminuire questa Rita, no? Come a dire che lei è una che gonfia le cose. Il marito insomma un po' sbruffone, come se si sentisse superiore anche a te. A chi? A te. A me. Perché a me? Che c'entro io? No, perché in generale lui si sente superiore un po' a tutti, sembra. E qua dentro lui si sembra che si sente superiore. Sì? Allora entro nel cinema e lo abbraccio. E lui ritorna bambino. Allora, io gli tiro le guanciottine e gli do un lecca lecca con una caramella. Gli scompiglio i capelli. A me lo facevano sempre da bambino. Non capivo perché cosa volesse dire, poi mi ripettinavo. Però le guanciottine me le tiravano, mi facevano anche male. A Mm. volte ho anche pianto perché tutti mi tiravano le guanciottine. Non oso immaginare qualcun altro che conosco. Oddio. Hai già capito chi? Sì, sì. Te le tiravano? Le E, guanciottine? e beh, certo. Certo. Poi ho anche la fossetta, figura. Qui figurati. Ah, che bella bambina con la fossetta e vai di guanciottine. Bene, e quindi il marito si sente ancora superiore. Bambino. No, infatti è come se mm, si fosse ribaltata un po' la situazione e lui, come se da bambino avesse subito dalla mamma. Poi per non subire è diventato suo alleato, suo complice. Però, avendolo tu abbracciato, lui è come se fosse ritornato in quello stato d'animo in cui anche lui era stato vittima della mamma. Ok, qualche altra persona viene nel cinema? I due figli. Certo, eh, quello piccolo è come se venisse che si tiene un po' la testa con le mani. Tutto confuso. Non le può più. Eh, come se non ci fosse pace dentro e fuori casa. Mm. Si tiene le orecchie, visto che ha avuto un problema di acufene. Sì, sì, tutto quanto la testa, quindi le dita delle mani sono sulla testa e i palmi sono appoggiati alle orecchie.
E il grande? Non so perché viene con una zucca, si è seduto e ha una zucca in braccio. Va bene. Monica, capita raramente, ma io dall'inizio di questa sessione vedo solo la parola feelings, che è una canzone anche del 1975 di Morris Albert. Mentre tu parlavi sono andato a cercare. E non faccio che vedere Rita che si abbraccia da sola, che si vuole bene. La vedo di spalle, vedo le sue mani intrecciate che si abbracciano alla schiena. È qualcosa che non è mai accaduto. Mm. Ed è un qualcosa che invece fa parte del suo progetto di vita riscatto. Facciamola suonare idealmente questa canzone mentre parliamo. Tra l'altro nel 75 io nacqui, Sì, 50 anni fa. ehm, eh sì, vabbè, abbiamo fatto anche una sessione precedente in cui c'erano questi due numeri, Mm? il 7 e il 5 della sessione precedente e il 19 di questa sessione, no? Perché abbiamo iniziato parlando del 19-19 Mhm. e li hai fuse insieme, Mhm. anche tu. Hai fatto questa magia, attingendo da tutti gli elementi preziosi della giornata di oggi, e apportando questo bellissimo contenuto che è l'amore, il profondo sentire se stessi, sentire anche tenerezza, solidarietà. Sensazioni, niente altro che sensazioni, tentando di dimenticare le mie sensazioni d'amore. Le lacrime mi irrorano il viso, tentando di dimenticare le mie sensazioni d'amore. Sensazioni per tutta la vita sentirò. Il desiderio di non averti mai incontrato, ragazza. Tu non rincontrerai mai più. Sensazioni, sensazioni. Ti sento ancora fra le mie braccia, eccetera, eccetera. Non ero preparata, le sto leggendo adesso. Allora, c'è da dire che Rita non ha mai avuto l'amore, mm. È sempre stata con un uomo che non ha mai avuto un grande apprezzamento nei suoi confronti. Quindi sarebbe una bella svolta anche quella, però intanto amore veramente per se stessa, perché è come se lei da tutta la vita viene un po' maltrattata da tutti, ok? Quindi lei purtroppo si è un po' incasellata così. Pensa che Morris Albert, che è vivo e ha 73 anni, è un cantautore brasiliano. Non lo sapevo. Ecco, vedi, è tutta per te questa. Chiamiamolo in eterico nel cinema. Dice vieni, vieni, io vengo adesso, ma poi vieni tu. Diciamogli buongia. Adesso io non so, lui suona qualcosa che sembra una tromba. Non so, mette nei suoi pezzi una tromba, perché è venuto fuori con un... Non so, sì, forse una tromba. Vedo una foto con una chitarra, microfono ovviamente. Beh, insomma, sono musicisti. Ah beh, un jazz blues, Mm. rock, soft Uno rock, strumento pop. a fiato, uno strumento a fiato tutto dorato. E viene. È Sì, sì. lusingato di questo invito. È molto tranquillo, molto calmo. Gli va Sì, sì. di abbracciare. Hai sentito? Sì, Super mega. sì. L'ha sentito anche Rita, quindi sarà nella registrazione. Gli va di abbracciare la nostra amica Rita?
L'abbraccia e la prende in braccio, come si potrebbe prendere una sposa, così. E gli dice: come sei leggera, cara. Qua ci vuole un po' di brio, di allegria. Il passato è davvero passato. Va bene, una settimana prima della pubblicazione della sua prima sessione con noi, la 19-19 Ridere, Rita ha una serie di problemi, non sta bene, perde la voce. Allora, qua mi fa vedere come sia intervenuto Poseidone. Vedo che è come se l'uomo del tempo le avesse fatto uno sgambetto. Mm? Poi Poseidone con il suo tridente gliel'ha infilato dietro la schiena. L'ha tenuta così ferma a terra, dandole appunto tutti questi problemi che ha avuto, ok? La febbre, il meterico ovviamente è conseguenza di questa ferita, no? Inferta. La Il perdita mal dei sensi. Esatto, sì, perché è svenuta praticamente lei a seguito di questo sgambetto, no, dell'uomo del tempo. È caduta a pancia in giù, pestando proprio la faccia e la fronte, mm? Schiacciandosi completamente il petto. Dolore al petto. Mhm. Esatto. E Cade, lui, caduta. sì, infilandogli il forcone le fa quasi mancare il respiro e le produce una ferita molto profonda che genera proprio una difesa, no? Da parte dell'organismo attraverso la febbre. Perché il lato sinistro perde i sensi sul lato sinistro? Lì lei è fondamentalmente attaccata da delle figure femminili. Poi c'è anche il marito, però il marito io lo vedo molto legato alla madre, ok? Un po' succube della madre, per Mm. cui l'energia che prevale è quella, diciamo, della madre e della sorella del marito. Mm. E quindi infatti va a riversarsi su di lei nel suo aspetto femminile che risulta essere completamente mortificato. Lei diventa, diciamo così, la serva, tra l'altro non apprezzata di tutti quanti, che deve fare le cose e le persone le danno per scontate. Lei è serva, cioè è normale che le faccia. Va bene. E Monica, nausea, vomito, problemi di digestione legati all'arrivo della cognata in casa. C'è proprio una specie di incompatibilità energetica fra le due. Allora, è vero che Rita è molto schiacciata da tutte queste persone che abbiamo detto, però l'energia di Rita di fatto è un'energia brillante e pura, al contrario dell'energia di questa donna che è estremamente, mi fa vedere melmosa, invischiante, nera. E per cui è come se ci fosse una reazione anche fisica da parte di Rita nel momento in cui si trovano a fronteggiarsi queste due energie così diverse. È come se fosse una reazione quando tu ti avveleni, quando tu ti intossichi, il corpo si difende, no? Facendoti venire in realtà la nausea e il vomito, cioè ti sta aiutando, anche se è brutto per noi da vivere come sensazione, in realtà è una reazione di difesa. Ed è esattamente quello che succede a Rita per evitare di arrivare ad essere compromessa a dei livelli più alti dall'energia della cognata. Molto mortifera come energia. Molto nera. Mortifera, sì. Differente. Va bene.
Monica, se vuoi, chiama, perché servono questa sessione, le tre sorelle Fontana, le ideatrici Eh, del Made in Italy nella moda del nostro paese, Zoe, Nicole e Giovanna. 1943 è l'apice della loro carriera, quando la moda era ancora qualcosa di molto esclusivo, no? Appannaggio di poche ricche signore. eh, mm, allora, vabbè, credo che qua fosse legata anche a una certa questione politica, Mm, perché mi è arrivato proprio un'aquila, un falco, mhm, come se fosse legato anche al regime nazista mhm. tedesco. Mm. Quindi in realtà un'ascesa resa anche possibile da questo appoggio qui. Mi viene questo. Mhm. Mm. Ehm, Mi dà come una specie di, non so come dirti, come se quest'aquila, attraverso le sorelle Fontana, si ergesse sulla sorgente, Fontana intesa come sorgente, ok? E volesse in qualche modo dominare tutto. Però ogni circostanza, veramente ognuna, ha sempre un risvolto della medaglia. Mm? Mhm. In questo caso? In questo caso, la bellezza e l'arte, ehm, mm, anche in mano alle donne. Le tre dove sono? Chiaramente sono morte, non ci sono più. Dove sono? È possibile che vengano invocate? Non ne ho idea. Che è come se ci fossero delle... aspetta, perché mi è venuto sto collegamento che non so che cosa c'entri, no? Come delle agenzie di modelle i cui diciamo direttori di agenzie di moda così a volte queste volte sono coinvolti in vari traffici di prostituzione delle modelle. Ed è come se in qualche modo si potesse invocare la forza di alcune entità che erano fermate, no? Durante il nazismo, per poter continuare nella loro fama, nel loro potere. E quindi indirettamente, quando invocano queste entità, vengono invocate anche loro. Mi viene una Mm. cosa così. Va bene. Io che volevo chiamare qualcuno di pulito, ma che chiaramente pulito sarà un po' difficile. Era stato un tentativo, ma forse un po' azzardato. Mm? Monica, allora chiamiamo un sarto o una sarta, uno stilista o una stilista di qualunque tempo, anche sconosciuto, che si metta di fronte a Rita. Adesso qua viene un gruppetto di donne italiane che ha creduto nel progetto manifatturiale e è riuscita ad affermarsi sul mercato. Mm? E sembra che siano tre donne. Mhm. Adesso nello specifico loro mi sembra che facciano cose intime, non sembra biancheria intima. Mhm. Mm? Però tutto fatto a mano, Sono costumi. famose, si può dire o no? Ah, Meglio di non no. lo so se sono famose, sai?
Ah, non conosce un nome. No, no, no. Sono arrivate. Ok. Sì. Ehm, sono riuscite ad avere successo. Non è un successo mondiale, ovvio, mm? È un successo relativo eh, ad alcune parti dell'Italia, però ce l'hanno fatta. Mm? Cosa hanno in mano? In questo momento una viene con un rocchetto di cotone di quelli lunghi Mhm. che si mettono tipo nella taglia e cuci, l'altra con un tessuto un po' viscoso che sembra quello di un costume, mm? E l'altra invece è più come se avesse un contratto in mano. Sì, sono degli accordi presi, insomma, no? Con delle aziende per produrre cose. Rita dov'è? Rita è molto sorridente ed è come davanti alla soglia del loro ufficio, ecco. Ed è come se stesse un po' ispirandosi nel vedere proprio la loro vivacità, la loro convinzione, il loro crederci. Segue, non si perde neanche un movimento. Ehm, Vede come stanno disegnando no, scusami, non un cartamodello, ma un modello che stanno disegnando il corpo umano e poi vedo che disegnano sopra, sembra una specie di pigiama corto, e, e tutte e tre partecipano, no? Danno dei suggerimenti per la scelta del tessuto, la lunghezza, eccetera, eccetera, il tipo di manica. C'è una bella atmosfera di condivisione. E lei vedo che osserva Rita ed è come se assorbisse il loro entusiasmo. Com'è vestita Rita? No, in questo momento ha una tenuta molto casalinga, Mm, Non vorrebbe crearsi un nuovo abito. perché sembra quasi che abbia un grembiule, e deve praticamente cucinare. Allora, Non per vedo che forza la principessa. mm, ma c'è questa donna che stava facendo lo schizzo, alza lo sguardo verso Rita e le dice che hanno loro un abito giusto per lei. Mhm. E le danno tipo un tailleur, due pezzi, carino, tipo color carta da zucchero. Chi l'ha Giacca pantalone. cucito? Gli uccellini? Di Cenerentola? Ecco, tra l'altro ti volevo dire come Eh, archetipo di sarta proprio lei, eh. perché anche lì è l'altra faccia della medaglia. Cenerentola serva, ma con un grandissimo talento. Infatti poi cambia nella fiaba, no? Mm. Eh, Le Ed è mani molto d'oro colorata. Sì, le di mani d'oro Rita. di Rita, assolutamente. Che adesso lei tiene nascosta nelle tasche del tailleur. Ma l'altra, che aveva il rocchetto in mano, le dice di tirare fuori le mani perché lei se ne intende, lo sa che lei ha le mani d'oro, le vuole vedere. Ce le faccia vedere all'opera queste mani d'oro, Rita. Bello il tailleur a carta da zucchero. Ma è regalato? Lei cosa sa fare? Le mettono lì mi sembra un corpetto, perché penso che sia una porzione poi da mettere insieme a qualcos'altro. E lei fa che cucire, vedo il retro, mm, dove c'è poi da mettere il nastro. mm. Lei sta cucendo il retro e poi cuce anche il davanti mettendo delle, diciamo, arricciature. Ed è brava, è veloce e cioè anche se non le danno tante indicazioni, lei sa cosa deve fare.
conosce anche in maniera quasi intuitiva la macchina che le hanno assegnato, sa bene come infilarla e È mostra molta calma? sicurezza. Sì, sì, è calma, è molto sicura nei movimenti, perfetta proprio come tiene il piede sul pedale della macchina, il ritmo è giusto e quasi ha un bel suono. I punti della macchina da cucire emettono un bel suono. Bello il suono. Sì, Ma li vogliamo un po' di uccellini anche che girano, tirano fili. sì, ce n'è Chiamiamoli. uno proprio appoggiato che sta seguendo il movimento del lago. Anche questo è azzurro e bianco ed è Mm. appoggiato sulla macchina da cucire. Poi ce n'è un altro che è come se la aiutasse a far scendere il tessuto, quindi con il becco agevola, diciamo così, no? Anche l'allineamento del tessuto in modo che venga la cucitura perfettamente diritta. Ce n'è un altro che è come se andasse a ritmo sul ginocchio di Rita quando lei schiaccia sul pedale e poi un po' molla. E lui sale e scende insieme al ginocchio di Rita. E vedo che è come se la volesse anche un po' curare in qualche modo in questo ginocchio. Ehm, Poi vedo che appoggiati agli scaffali che ospitano, vedo cotone, ci sono anche dei campionari di tessuto. Appoggiati a questi scaffali ci sono altri uccellini che cinguettano e come se creassero una melodia insieme al rumore della al suono della macchina da cucire. E cosa produce Rita? Com'è questo abito con cui adesso andrei in giro? Allora, lei dapprima ha cucito questo corpetto, forse un pezzo di abito da sposa, che era stato proposto da queste donne qui dell'ufficio. Poi, invece, per se stessa, vediamo un po' che cosa crea. Ah, sceglie per l'occasione invece di provare un qualcosa di completamente inconsueto ed è un abito da festa, mm, Bordeaux, mm, sì, Bordeaux, Rubino, una tonalità così, che ha un bel fiocco qui davanti, tipo abito impero. Sullo Ehm, sterno? sì, sì, sì. E vedo che si incuce, perché questo abito qui ha delle spalle un po' larghe, però lei preferisce anche crearsi un coprispalle. Quindi velocemente cuce anche un bellissimo bolerino, un bolero piccolino, giusto per coprire le spalle e parte le ascelle, ovviamente, parte della schiena. Vedo che intanto gli uccellini le sistemano i capelli, gli fanno un'acconciatura, ehm, così un po' tirata in su, ecco, che è perfettamente adatta a questo tipo di vestito. Vediamo come sta. Specchio, Uno degli camera. uccellini con il becco gli ha anche messo un po' di rossetto e di fard. E Rita è stupita. Si gira, si guarda, guarda Si dietro. guarda e perché lei si è sempre vista un po' con dei vestiti grigi, scuri, un po' così. Adesso questo colore si rende conto che le dona proprio. Vedo che con le mani apre il vestito per vederlo meglio, si mette di profilo, si sistema i capelli, dice, certo che ancora non sono niente male. Si guarda anche le unghie, eh, il colore è intonato al vestito e si piace. Monica, chiedile, andiamo? Sì, e lei decide di andare verso il cluster Ok, il dopo questo cluster? seguito di uccellini.
Il cluster è dentro lo specchio. Sì, sì, sì. Lei deve andare verso se stessa e più e oltre. È come se trovasse ehm, dei tubi che partono dall'alto e che buttano giù acqua. Sono un po' come dei tubi di scarico. Lei lì per lì è un po' quasi dispiaciuta che si possa sporcare il vestito. E dice, io mi preoccupo di sporcarmi il vestito e non mi sono resa conto che tutto questo entrava dentro di me, che tutto questo liquame nero entrava dentro di me. E l'ho fatto sembrare una cosa normale, che tutta questa bruttezza e questa cattiveria arrivasse dentro di me, normale, ma invece gli uccellini le sollevano il vestito e quindi lei non se lo sporca. E lei cosa fa E qui lei nel cosa fa cluster? nel cluster? Mm. È come se riuscisse a trasformare quest'acqua, cioè non più quest'acqua putrida, questo liquame nero, ma diventa acqua sorgiva, Acqua sorgiva. sì, fresca, pura. E cosa lascia qui nel suo cluster come creazione personale? È un bellissimo bottone ehm, turchese con intorno una decorazione. E questo qui è l'Adeternum che lei sceglie, di gran gusto, di gran classe e con un colore turchese intenso, bellissimo. Lei dice, io posso esprimermi in questo modo. Lei che fa tanta fatica, sai, ad esprimersi. Quindi che lei si dedichi a questa sua grande capacità, che è una modalità espressiva eccezionale per lei. L'avatar? Ci interessa? Non so, sembra una vecchia fumatrice, non so perché l'abbia creato così questo avatar, lamentosa, di quelle un po' grezze, sai che ti insultano appena ti avvicini. Via, via. E qui dà una bella pennellata di colore. Vedo che un po' di giallo e un po' di fucsia. È il momento del sentimento, il feeling più importante, quello per se stessa. L'autoabbraccio, le mani le vanno dietro la schiena, le sue, si allungano e si intrecciano tra di loro.
Non l'ho mai sentito un calore così, dice Rita. È così bello sentirsi accettati, apprezzati. E ora io lo sto facendo con me stessa. È come se questo abbraccio la riportasse indietro nel tempo, quando era a scuola e c'era qualcuno che la apprezzava. Lei piaceva a qualcuno. Si è ricordata di quello e dice: adesso tutto questo moltiplicato per 1.000.000 me lo do io. Mi do affetto, carica e forza. Ed è anche come se lei lo ricevesse da dei tessuti che stanno intorno a lei. Anche mi sembrano dei tessuti d'arredo, quasi che fossero la tappezzeria. Come se mh, questi elementi che sono di bellezza e di arte potessero stimolare in lei ancora più amore. Lei dice: guardando la bellezza, riesco a trovare anche il carburante per amare ancora di più me stessa. E sento tanto amore per me. Lei annuisce, annuisce, annuisce. Con questa azione, il T-Rex, Poseidone, l'uomo del tempo, le due entità mentali Stai e Perdente, esistono ancora? No, L'impianto o gli impianti? no, no, no. Tra i vari sentimenti, quale lei si regala per primo? Autostima, Per secondo? fiducia in se stessa e nella vita. Per terzo? Come si può dire? Apprezzamento di sé anche fisico. Nuova vibrazione. 290, Consapevolezza. 173, Anima. 48, Vite. 1695, Cervello. 9,8, Suscettibilità ipnotica. 68, 3D. 36, Vivacità anemica. 98, La Rita, artista 36, vivacità anemica. 98, La Rita, artista sarta, creatrice di indumenti, di opere d'arte quadro con stoffe che abbiamo visto in un verso parallelo all'inizio e che vibrava a 137. Adesso, con una Rita questa che vibra a 290,
vibra ancora a 137 o anche una vita parallela cambia? Poi cambia, perché adesso me la dà più o meno come lei. Mm, very interesting, molto interessante. E cosa dice questa altra Rita a questa Rita che è qui in Skype con noi? Ci siamo viste. Hai visto? Ci siamo viste. Abbiamo scambiato cose essenziali. Io ho preso da te un po' di pazienza. Sai che io quando ne ho litigo con tutti. Grazie. Prendi da me quello che ti serve. L'hai capito cosa ti serve? Una carabiniera questa. Tosta. Dai, cosa ti serve? Cosa le dà? Le dà determinazione, Mhm, le dà come una ciotola bellissima, sembra un vetro di Murano, mhm. con dentro determinazione, sicurezza, eh, fiducia, gusto, mm, e Vedi- meraviglia, Vediamolo attraverso degli stupore. oggetti. Allora, mm, stupore, meraviglia, mm, ehm, fa vedere come gli occhi di Rita si posano eh, su un particolare insignificante e da lì prende spunto un'idea. Mm, Mm. Adesso qua mi fa vedere, per esempio, che ha notato l'orlo di jeans di un ragazzo fatto con la graffettatrice, mm? E mhm. le viene in mente un nuovo tipo di orlo che può essere fatto. Poi, per quanto riguarda il gusto, vedo che è come se si affinasse la sua semplicità e la capacità di mettere un elemento in più o in meno, l'abbinamento del colore. eh, Come se lei mi fa anche vedere che a volte parte dalle scarpe che la persona ha scelto e riesce a capire come deve fare l'abito, o dalla borsa, e viene fuori una combinazione proprio perfetta. Ehm, Fiducia, vedo che lei crede fermamente in quello che sta facendo ed è come se quando va di un cliente gli propone una cosa che lì per lì può sembrare assurda per un'altra, no? E lei è come se avesse la fiducia che invece ce la fa a realizzare quella cosa lì, magari Mhm. con qualche modifica, eppure alla fine saranno contenti sia lei che la cliente. Non c'è mission impossible per Rita. Ehm, Determinazione, vedo che il marito gli sta chiedendo qualcosa e lei dice no, ho da fare. Risponde no, ho da fare. Non so cosa sia successo. Certo. Si è interrotta la registrazione, ma senza problemi, non so quale sia lo stacco e se ne è partita un'altra. Non so che cosa sia successo. Sono 4:55 minuti che c'è una nuova registrazione. Non credo che ci sia nessun tipo di stacco, a me non sembra di aver fatto nulla. Che è successo, Monica? Una nuova Una nuova registrazione. registrazione. La mia voce ad eco come se non ci fosse un domani. Una nuova vita? Una nuova Rita? Sì, perché proprio nel momento in cui abbiamo detto il marito le chiede qualcosa e lei dice no, c'è l'interruzione. Mm? Eh, Proprio come se
Ci sono delle forze che non vogliono farla andare avanti, mm? Ma lei invece è pronta a cominciare, fosse anche da zero, lei lo fa. Cosa fanno i figli nel cinema di fronte alla nuova mamma? Il figlio piccolo si sente proprio un po' liberato, un po' alleggerito da questa cosa. Ehm, il figlio più grande dice alla propria compagna: avevo detto che mia madre era una in gamba. Va bene, messaggio di quel team, di quel gruppo di signore che ce l'ha fatta a Rita. Mm. Parla una, dice: anche io ero convinta di dover servire altri. Poi di colpo ho capito che non era così. E guarda dove sono. Eh, credi in quell'azzurro, credi in quel blu, in quel violetto e ce la fai. Messaggio di uno degli uccellini che l'ha aiutata. Sei dolce, sei simpatica. Ehm, I sogni sono desideri. Messaggio del suo vestito bordeaux. Ti sei resa giustizia. Messaggio della Rita dell'altra linea temporale, quella che non ha pazienza. E infatti ti dice: dai, 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 su, alzati, sollevati. Cosa stai lì a terra? Non ci si può piangere addosso. Però le fa l'occhiolino, eh. Messaggio di Rita a se stessa. Ne ho sprecato abbastanza di vita. E adesso la mia vita non la spreco più, ma la adopero e mi adopero. Come la vedi? Come se avessi una luce nuova e allo stesso tempo uno scudo protettivo creato da questa luce. Ed è come se gli altri non potessero, se malintenzionati, avvicinarsi più di tanto a lei, perché vengono respinti. E Morris Albert nel cinema? Che fa? A me risulta che abbia questi denti bianchissimi, sorride, guarda in alto e scuote la testa. Ah, con soddisfazione e compiacimento. Abbiamo finito.